Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Napoli-Atalanta domani alle 12:30, la conferenza del mister Antonio Conte, vediamo cosa è successo e cosa è emerso dalle parole appunto del mister. Trasferta vietata per quanto riguarda la partita con l'Inter a Milano, andiamo a vedere perché e per come. Facciamo il punto della situazione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video attivando la campanellina, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Partiamo dalla trasferta vietata e poi ci concentriamo su Napoli-Atalanta di domani. Le forze dell'ordine hanno preso questa decisione per timore che in un momento di grandi cambiamenti all'interno della curva nerazzurra in seguito all'inchiesta doppia curva portata avanti dalla Procura di Milano ci potessero essere problematiche e possibili nuovi scontri con la tifoseria del Napoli. In questo senso anche il ricordo degli scontri del lontano 2018 in cui perse la vita il tifoso interista Davide Bellardinelli. Ad onor di cronaca andiamo a vedere cosa successe poi in quel 2018. Dalle 126 pagine della relazione emerge che grazie al recupero di alcuni pezzi di vetro nel giubbotto della vittima, Belardinelli nella prima fase degli scontri avrebbe colpito il finestrino di un Ford Transit guidato da alcuni ultranapoletani con un bastone o qualcosa di simile. Nel farlo però sarebbe caduto per terra rompendosi una clavicola. A quel punto Manduca con la sua Renault Kadjar seguiva il Ford Transit, avrebbe accelerato e quindi schiacciato Belardinelli. Nel suo sangue sono state trovate tracce di cocaina, il corpo già a terra, scrivono i consulenti, probabilmente prono e con la fronte appoggiata sul tombino del manto stradale, è stato sorpassato dalla Renault. Di quest'ultima circostanza c'è un'ulteriore prova definitiva secondo gli esperti in una traccia di sigillante che è stato trovato sempre sul giubbotto della vittima e che è quello utilizzato dal costruttore per il pianale inferiore delle Renault Kadjar. Detto questo, fatto sicuramente molto ma molto grave, c'è un morto di mezzo, siamo tutti d'accordo, situazione sicuramente da tener conto per quanto riguarda le forze dell'ordine. Io dico solo una cosa, noi le trasferte vietate ce le aspettiamo già e molto probabilmente le sappiamo già da inizio campionato, perché non è né il primo anno e non sarà nemmeno l'ultimo e non è nemmeno solo il Napoli. Non sto facendo un video perché avete vietato la trasferta ai tifosi del Napoli, assolutamente, assolutamente no. Anche i tifosi della Roma hanno trasferte vietate e altre squadre. Detto questo, perché diciamo che se è questo comunque il filo conduttore che si sta usando negli anni, negli ultimi anni comunque nel calcio, stilate i calendari, sapete perfettamente quali sono le trasferte a rischio. Dopo aver stilato i calendari, una settimana dopo, 3 giorni dopo, 5 giorni dopo, un po' dopo i calendari, potete anche stilare tranquillamente le trasferte vietate. Uno le sa, un padre di famiglia che al limite vorrebbe organizzarsi col figlio per andare a vedere Inter Napoli a San Siro, lo sa già da inizio campionato e si regola di conseguenza, se ne va a vedere un'altra di partita. Sicuramente ne vanno di mezzo per questi episodi le persone per bene e i tifosi che vanno a supportare la squadra senza andare diciamo in trasferta o aspettando i tifosi avversari in casa per far casino. Quindi regolamentare diciamo la situazione in maniera diversa dopo i calendari, si stilano i calendari e fai pure il calendario delle trasferte vietate squadra per squadra. Per me lo si potrebbe tranquillamente fare per maggiore chiarezza e organizzazione, ma sappiamo che l'organizzazione lascia sempre a desiderare, soprattutto in Serie A, in un calcio che diciamo è malato e non da ieri. Detto questo, Napoli-Atalanta, dalla conferenza stampa di ieri del mister Antonio Conte emerge il noi e ancora noi. Conte si infastidisce quando si parla di un singolo calciatore, quando si danno i meriti solo all'allenatore, si vince e si perde in 11 con società e staff, si difende addirittura e si attacca in 11 perché Conte dice si parla di fase difensiva e si vanno ad analizzare comunque solo i 4 difensori più il portiere. Non è così perché c'è tutta una squadra che deve muoversi come si deve, fa il parallelo Ngong e Politano. Politano lo sta facendo bene, Ngong dice l'ha fatto bene anche con il Lecce per quanto riguarda il dare una mano, e poi emerge dalla conferenza una situazione che è stata un input da Politano verso il mister, e mettendosi a disposizione Matteo ha detto che quando c'è da tirare un attimo i remi in barca e da fare legna, come diceva Conte in qualche conferenza fa, Politano ha dato disponibilità di andare a dare una mano comunque in fase difensiva e Conte si è regolato di conseguenza perché non stacca il centrocampista
portandolo più dietro per andare a dar manforte alla difesa, ma si abbassa con gli esterni. Quindi molto chiara la situazione per quanto riguarda il Napoli dal punto di vista tattico e come, diciamo, Conte sta trovando, perché non è del tutto poi trovata, ci sono i lavori in corso come dice lui, la situazione anche a livello difensivo, anche se stiamo rendendo veramente molto, ma molto bene, e si toglie qualche sassolino dalla scarpa sui titoloni di giornale dopo Inter-Juve, che hanno messo Conte in prima pagina comunque, perché gode Conte avendo guadagnato 2 punti su Inter-Juve finita 4-4, invece di titolare poi per le due squadre che hanno affrontato il derby d'Italia. Si curano soprattutto del Napoli. Carissimo Antonio, questa è la destabilizzazione che c'è da sempre, soprattutto quando il Napoli poi sta rompendo le scatole nelle parti alte della classifica, e quindi ci si deve fare il callo assolutamente, e non è una cosa che poi deve infierire o diciamo girare il dito nella piaga per quanto riguarda l'armonia in casa Napoli, ma l'allenatore del Napoli, il nostro mister, lo sa sicuramente meglio di me, avendo poi vissuto e allenato in determinate piazze prima di arrivare a Napoli. Lobotka ancora ai box. Lobotka ancora ai box. Conte dice: ci avevano parlato di un affaticamento in nazionale, invece ancora ai box. Si ritornerà per la prossima partita, quindi non sarà disponibile per il match di domani alle 12:30. La formazione dovrebbe essere la formazione tipo del Napoli, ovvero Meret, Rachmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Olivera, Gilmour, Anghissà, McTominay, Kvaratskhelia, Politano, Lukaku, il trio d'attacco, molto probabilmente. Poi ci parla di un Atalanta difficile comunque da affrontare, ci fa capire che la squadra di Gasperini è attrezzata uomo su uomo a livello tattico. Conte risponde e dice sto rompendo le scatole ai miei per farli vivere poi già la partita e per ciò che può esprimere l'avversario, perché Conte dice tu puoi preparare tutto ciò che vuoi per quanto riguarda la tua di squadra, però devi comunque abituarti in settimana preparando il match a vivere le determinate situazioni che si creano per quanto riguarda l'offensiva, l'offensiva avversaria. C'è la Champions League settimana prossima, e quindi diciamo che uno sguardo all'Europa, chi ha le coppe lo dà sempre per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda al limite un Atalanta che vorrebbe forse accelerare i primi 60 minuti per poi cercare di gestirsi qualche cambio, può anche darsi. Il Napoli è maturo ad oggi per poter gestire sia la situazione Atalanta all'arrembaggio i primi 60 minuti, sia la situazione squadra avversaria in attesa e pallino del gioco ovviamente alla squadra di Conte. Detto questo, io sono abbastanza fiducioso in questa partita, anche se lo ero molto più contro il Milan, perché l'Atalanta io la vedo più attrezzata per quanto riguarda l'idea di gioco, per quanto riguarda il momento di alcuni calciatori, perché Reteghi la butta dentro da qualsiasi parte del campo a quanto pare. Lookman non si discute, a me è sempre piaciuto, comunque tecnicamente l'Atalanta ci sta ed ha ottimi calciatori per poter far male e infierire contro le squadre avversarie, anche se nell'ultima partita di campionato, pur avendo vinto un po' di fatica, l'ha fatta, perché cominci a pagare ogni 3 giorni le coppe, la Champions, gli scontri che comunque in Serie A sono tosti come quello di domani. Dobbiamo solo restare, diciamo, molto, ma molto attenti per quanto riguarda i 90 minuti, perché l'Atalanta, al di là di una condizione fisica eccellente, così come lo sono le squadre di Conte, perché Gasperini fisicamente non lascia niente al caso, e Conte dice io quando Gasperini era e allenava la primavera della Juve e mi mancava qualche calciatore, chiamavo qualcuno della primavera. Comunque sono pronti dal punto di vista atletico i calciatori e sanno benissimo cosa fare, perché Gasperini, ragazzi, è un grande allenatore, è un grande allenatore, e la continuità dell'Atalanta tra campionato e coppe europee negli ultimi comunque 10 anni, vogliamo fare 7, 8, 10 anni,
parla da sola. È vero però che noi giochiamo in casa e quindi il fortino, perché finora di fortino si deve parlare, Maradona potrebbe fare la differenza e mi auguro che la faccia, perché poi in casa perdere il match in casa, al di là dei punti, 3 punti persi o un pareggio, resta sempre più amaro che se lo fai fuori casa, ovviamente, ma diciamo che il cammino del Napoli in casa quest'anno lascia assolutamente ben sperare. Partita che sarà sicuramente spezzettata, almeno quello che posso, diciamo, immaginare io, partita spezzettata per quanto riguarda la situazione uomo su uomo, gioco che si interrompe per falli a centrocampo, partita abbastanza maschia perché comunque fisicamente sia loro che noi non siamo secondi a nessuno in Serie A per quanto riguarda il metterlo il piedino, il rischiare un cartellino giallo, perché domani è la partita dove il cartellino giallo lo devi rischiare, altrimenti possono presentarsi situazioni dove, diciamole, il venire avanti dell'Atalanta può rendersi molto ma molto pericoloso. Il Napoli contro il Milan ha lasciato alla squadra avversaria praticamente solo il tiro da fuori. Anche in quel di Bergamo ci sono i tiratori dalla distanza e quindi lasciamogli il tiro da fuori e lasciamogli anche la stessa linea di tiro che abbiamo lasciato contro il Milan, perché questa è una piccola considerazione che faccio alla fine del video. Mi auguro che qualcuno ci sia arrivato fin qui, perché se andiamo a rivedere le azioni che abbiamo subito contro il Milan con i tiri da fuori, come se il Napoli, dovesse, diciamo, far fronte ad un calcio di punizione, 2 difensori uno dietro all'altro sono sempre a coprire un palo. Su tutti i tiri del Milan che ci sono stati da fuori, a parte quello di Leao, che è un tiro centrale, perché il tiro centrale non lo vai a marcare ovviamente col difensore, c'è il portiere e al centro della porta ti aspetti che la para, così come ha fatto Meret, ma il Napoli su molti tiri comunque chiude un palo e chiude la visuale al tiratore, che può solamente o, diciamo, tirare a giro sul secondo palo, oppure prendersi il primo palo e cercare di chiudere la botta dalla distanza. Con questo non sto dicendo che viene facilitato l'intervento del portiere, assolutamente no, anzi di complicato c'è l'armonia tra i difensori e la posizione del portiere, che deve avere sempre la visuale aperta sul tiratore. Quindi io ovviamente ho rivisto la partita col Milan con i fermi immagine e sono andato a rivedermi delle azioni dove abbiamo subito diciamo l'avversario per quanto riguarda l'attaccare del Milan. È emersa questa situazione un tantino inaspettata dal mio punto di vista, è sempre il mio parere, e io, diciamo, avendo visto la partita, e siamo tutti d'accordo che il Napoli concede solo il tiro da fuori, però sono andato a rivedermi le azioni e ci sono rimasto, ho detto porca miseria, un lavoro certosino al centimetro di Antonio Conte e staff per quanto riguarda anche il concedere il tiro da fuori all'avversario. Forse mi sto esaltando troppo, credo di no, perché il nostro mister è questo e il Napoli, diciamo che da quest'anno ha tutte le competenze per poter andare a coprire ogni zolla del campo come si deve, cercando di subire quanto meno possibile. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ciao!